Buongiorno ragazzi, oggi per la sicurezza in camper dei nostri mezzi, ma anche di quadri elettrici in casa, in garage, dove sia, parleremo di una cosa molto importante che non è da sottovalutare. Io l'ho scoperta per caso, non è sponsorizzato a nessuno, ho pagato e spenderò questi soldi per mandarli a fuoco per voi, ma per provare anch'io il prodotto se realmente fa quello che deve fare, perché io sono un po' come Tommaso, ci devo mettere il naso. Quindi di cosa andremo a parlare? Parliamo di sicurezza sugli impianti elettrici dei nostri mezzi ricreazionali, camper, roulotte, caravan, quello che sia, ma anche dei quadri elettrici delle nostre case, perché è un attimo che con la corrente non si scherza e si può andare a fuoco. Falsi contatti, componenti che possono andare in corto per 1000 motivi, anche se delle marche migliori al mondo, ma tutto può guastarsi con sovraccarichi o quant'altro. Quindi di cosa parliamo oggi? Ferrostick. Ripeto, nessuna sponsorizzazione, questo l'ho pagato, costa se non sbaglio circa 50 euro, ma siccome io voglio essere sicuro prima di installare una cosa sul mio mezzo e di parlare, di spiegare del prodotto di cui si va a documentarsi, lo voglio testare al 100%. Quindi oggi cosa faremo? Come vedete già alle mie spalle c'è un po' di attrezzatura, lo installiamo qua sotto simulando come se fosse un quadro elettrico, un posto chiuso, perché questo apparecchio è valido per spazi piccoli, quindi più è grosso lo spazio che dobbiamo andare a mettere in sicurezza, più dispositivi dobbiamo andare ad installare. Cosa fa lui? Quando rileva più di 170 gradi si aziona, spara un fumo che va a togliere ossigeno al nostro vano tecnico, quindi soffoca l'incendio e il principio di incendio, e lo andiamo ad estinguere senza creare probabilmente grossissimi danni. Questo è quello che speriamo che accada. Quindi ora poi ve lo faccio vedere. Non ha bisogno di installazione, sul posteriore ha un biadesivo dove si toglie la pellicolina e si va ad applicare dove vogliamo. Dipende dalla zona dove va attaccata, potrebbe essere necessario magari come ai due lati mettere due viticine per tenerlo fermo, perché magari il biadesivo non fa presa perché è su muro, perché è su materiali che il biadesivo non tiene, quindi semplicissimo e senza problemi. Altra cosa che ci dice il marchio, che è un prodotto non tossico, quindi se lo respiriamo non dovrebbe succedere niente. Su questo non ci posso mettere la mano sul fuoco, non lo so, ma le caratteristiche che fa le possiamo vedere anche noi qua. Protegge 0,1 metro quadrati, si attiva a 170 gradi di calore, 100% flooding, penso che si possa bagnare se non capisco male dal disegnino, ed è estremamente piccolo. Quindi se il prodotto fa quello che deve fare, che dice l'azienda, il marchio, li andiamo a installare, ne compreremo 3, 4, 5, vediamo, li installeremo sul nostro mezzo, nell'impianto elettrico, nel gavone, e ve lo consiglierò a chi lo vorrà montare come optional, chi vuole essere più tranquillo e sicuro lo monteremo. Andiamo a fare l'unboxing del nostro Ferrosticker. Apriamo la nostra scatoletta. All'interno abbiamo le istruzioni che sono in tutte le lingue, dove abbiamo le avvertenze, come montarlo, come non montarlo, spazi aperti, chiusi, quel che sia, comunque le istruzioni. E questo è il componente principale qua dietro, e dove abbiamo la cinta da rimuovere. Questo è il primo adesivo, che è dove c'è solo il nome, e poi sotto abbiamo il nostro bioadesivo, che come ho detto, se tiene sul punto dove dobbiamo metterlo bene, altrimenti ai due lati abbiamo due forellini, ci installiamo due viticine. Quindi fatta l'unboxing del nostro prodotto, lo andiamo ad incollare qua sotto. Io ho preso un liquido, la diavolina accendifuoco, accenderò un piccolo fuoco lì. Mi raccomando, sempre in sicurezza a fare questi lavori, e soprattutto luoghi aperti, perché sono dei test. Io lo sto provando per voi, non provatelo a casa, o se lo volete provare fatelo in spazi idonei, con una manichetta dell'acqua vicino, un secchio dell'acqua, piuttosto che un estintore. Mai sprovvisti di queste cose. Se non sapete quello che fate, non fatelo. Guardate il video nostro che ci proviamo noi per voi, così non fate danni voi, li facciamo solo noi. Accendi fuoco alla mano, daremo fuoco, e con una
pistola termica dove vedremo la temperatura, vediamo insieme a voi se realmente arrivati a 170 gradi si azionerà ed estinguerà questo fuoco che noi andiamo a creare. Questo, diciamo, sarebbe il cortocircuito che crea l'incendio. Nel nostro caso non è un cortocircuito elettrico, è un incendio, perché tanto lui si aziona superati i 170 gradi, quindi l'importante è che lui estingua il problema e non ci bruci la casa, il garage, il camper, la macchina, la roulotte, la caravan, il furgone, quello che sia. Il compito di Firestick è estinguere l'incendio in tempo prima di fare ulteriori danni o comunque grossi danni e limitarli. Quindi andiamo ad installare il nostro dispositivo e lo bruciamo per voi. 50 euro buttati via, non sono economici, ma speriamo che facciano quello che dice che fanno. Incollato di sopra. Ora siamo pronti per andare a simulare l'incendio con la nostra diavolina e con la nostra pistola termica. Vi facciamo vedere. Ora non vedete niente, tutto quello che vedete nello schermo è blu perché è zona fredda, vedete la mia mano si vede rossa. Io ora, andando a dare fuoco, si scalderà la zona, poi vedete accendendo l'accendino, vedete il rosso. Io vado a dar fuoco alla diavolina, lei si scalda, vedete la fiamma, vediamo se arrivati ai 160 gradi parte il nostro che le entrate di là messa. Allora 160 gradi più ci sono, andiamo a vedere se gli arrivano, che li pesca lui perché c'è la fiamma comunque è debole dell'accendifuoco. Quanti gradi dice che è lui lì? La fiamma a 160, mattoni intorno pure. Andiamo a buttare un po' di carta e vediamo se facendo una fiamma più grossa. 160 gradi. Eccolo. Spettacolo, ragazzi. In un nanosecondo abbiamo estinto il nostro incendio. L'ha già fatta. Spettacolo. Si è sacrificato la vita per noi e niente l'ha estinto. E qui siamo in un posto aperto, perché io ho visto video di questo prodotto prima di comprarlo, mi sono documentato, dove lo facevano in quadri chiusi. Quindi qui, che ha funzionato bene in un luogo comunque all'aperto, dove la temperatura e tutto abbia funzionato comunque così bene, sono soddisfatto. E lì comunque si vede il fumo che ancora rimane del prodotto, che al chiuso rimane. Sì, perché rimane in un posto chiuso, comunque rimarrebbe tutto il fumo lì fin quando non si abbassa, cioè togliendo tutto l'ossigeno andiamo a bloccare il nostro incendio. Quindi riuscire all'aperto dove l'ossigeno c'è nell'aria ovunque, non è un luogo chiuso, perché sì, noi abbiamo creato questa situazione ma siamo all'aperto, e aver funzionato così bene siamo super contenti di questo prodotto. Quindi top number one Ferrostick. Potremmo contattarli se ci mandano quelli che ci servono per il nostro camper, perché sennò devo spendere un rene. Sono contento. Grande Ferrostick number one. Puliamo tutto e ci vediamo con i prossimi video. Se siete interessati a questi video molto curiosi che a me piacciono, fatecelo sapere nei commenti. Se non l'hai fatto, iscriviti al canale che tanto è gratis, metti un like, metti un commento e condividilo con i tuoi amici per far sapere la sicurezza in camper o in casa, dove sia. Top!